Benvenuti su Voce Strumento Interiore, siamo al quinto esercizio. Il quinto esercizio è volto ad approfondire maggiormente la situazione dell'appoggio e contemporaneamente il mantenimento della postura Alexander. Quindi abbiamo già visto molto bene nell'esercizio 4, quello precedente, cosa avviene quando noi andiamo in sostegno e lo sguardo si fa di sottecchi. Adesso vediamo cosa accade quando noi andiamo in appoggio. Allora, l'appoggio, quindi la attivazione della parete diaframmatica, ne avevamo parlato prima, avviene quasi in automatico quando noi tendiamo le ginocchia basculanti. Quindi quando noi pieghiamo le ginocchia il muscolo diaframmatico viene attivato. Questo vuol dire che non deve essere teso, però comunque si attiva, quindi la muscolatura è pronta, si tende. Immaginate il diaframma come un trampolino su cui voi andate ad appoggiarvi e che vi restituisce una forza uguale e contraria. In base a quanto voi ci lasciate cadere sopra, lui restituisce. Quindi nel momento in cui voi piegate le ginocchia, voi avete il diaframma in prestazione, non sta ancora facendo nulla, ma è attivo. Quindi avrete già visto 1000 volte questa cosa quando guardate i concerti dei vostri artisti preferiti, avete visto questa posizione. Questa è la posizione ideale dell'acuto. Secondo quanto detto all'esercizio 4, siamo sempre lì, la regola è sempre la stessa: qualunque movimento, voi siete come il birillo del bowling, avvenga nella parte inferiore, la parte superiore si mantiene come un tubo rigido inghiottito, sempre dritta. Quindi che cosa accade? Andiamo a smontare questa postura che abbiamo visto 1000 volte. Dietro a questa postura dell'acuto c'è la messa in opera dell'appoggio, e l'appoggio viene molto spesso messo in opera in questa maniera per una questione funzionale. Cioè, spieghiamo bene, abbiamo visto che il bacino nel moderno è sempre retroverso. Se io quindi voglio inserire un appoggio o andare a piegare maggiormente le ginocchia per ricevere spinta diaframmatica e risposta diaframmatica, se io lo faccio così, a parte che non è scenico e non è bello da vedere, quindi un acuto fatto così è bruttissimo. È molto meglio, è molto più gradevole fatto così, ma fatto così c'è anche uno scopo, un motivo. Nel momento in cui io muovo un passo indietro, quindi la mia gamba destra si sposta indietro, io sono costretta in automatico a retrovertire il bacino, per cui non rischio, se faccio questo, di avere il bacino bloccato in avanti. Chi ha il bacino bloccato in avanti non riesce a spostare la gamba, non riesce a staccarla da terra, quindi è funzionale andare in appoggio in questo modo per due motivi. Il primo, perché muovendo un passo noi retrovertiamo il bacino; il secondo, perché poi non ci resta che flettere il ginocchio della gamba posteriore e ricevere quindi la spinta diaframmatica. Ricordatevi che dietro la parte superiore del corpo c'è l'inserimento dell'Alexander. Come abbiamo detto, siete nella parte superiore un tubo che non può flettere, siete un tubo rigido. Guardiamola di profilo. Cosa succede quando io vado in appoggio? Sposto una gamba indietro retrovertendo il bacino, fletto la gamba che riceve il mio peso. La parte superiore del corpo, per essere in Alexander, prevede questo. Quindi, a differenza dell'esercizio 4 in cui eravamo in sostegno e lo sguardo si faceva basso, avete capito perché quando noi inseriamo l'appoggio invece lo sguardo si fa alto. Dobbiamo rispettare quest'asse Alexander e quindi lo sguardo questa volta sarà all'angolo tra soffitto della stanza e muro di fronte a voi.